Benvenuti, cercatori di verità e custodi di storie che toccano l'anima, a un nuovo e cruciale appuntamento con stelle turche rivelate. Oggi l'aria del gossip si è fatta pesante, come se una nuvola d'addio avesse coperto l'orizzonte. Per anni abbiamo custodito una fiammella, nutrita dalla nostalgia di un patto non detto che li unì sul set e oltre i riflettori. Parliamo, naturalmente, di Can Yaman e Demet Özdemir, i due che ci hanno fatto credere che l'amore potesse sfidare il tempo, e che oggi ci consegnano una lezione diversa. A volte il rispetto di sé pesa più del desiderio di ricominciare. Non siamo qui a fantasticare su un ritorno. Siamo qui per registrare un epilogo che molti speravano di non sentire mai. Demet ha parlato, e le sue parole sono calate come una ghigliottina sui sussurri insistenti, troncando l'ultima speranza di riavvicinamento. Prima di entrare nei dettagli di questa rottura definitiva e scrutare la psicologia dietro a dichiarazioni così nette, lasciate che vi ricordi una cosa. Se apprezzate questo racconto attento e rispettoso, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. Attivate le notifiche per non perdere nemmeno un istante. E se volete sostenere il nostro lavoro e accedere a contenuti esclusivi, cliccate sul pulsante Join proprio ora. È grazie ai membri che possiamo continuare a raccontarvi la verità senza filtri. Prendete fiato, perché il tramonto è arrivato. Il mondo dello spettacolo, quella macchina instancabile di sogni e disincanti, trema di nuovo per un terremoto emotivo. Can Yaman e Demet Özdemir, nomi intrecciati per anni nell'immaginario collettivo fin dai giorni incandescenti di Erkençikus/Daydreamer, hanno messo un punto così netto da spegnere anche i fuocherelli più ostinati della speranza. Da settimane rimbalzavano segnali. Messaggi indiretti. Amici comuni che riferivano tentativi di tastare il terreno dopo una fase personale complicata per lui, piccoli indizi di un possibile secondo giro. Ma la realtà è arrivata come un'onda che travolge. Demet, lontana dal cedere alla nostalgia o alla pressione mediatica, ha consegnato al suo cerchio più stretto una frase destinata a restare negli annali delle confessioni celebri, tanto limpida quanto implacabile. Accanto a me non resterà mai chi ha calpestato il mio sentimento. Non è solo un no, è una linea di principio. È il manifesto di una donna che sceglie la propria dignità prima di qualsiasi ricordo dolcissimo. Con queste parole, l'attrice non ha semplicemente chiuso una porta, l'ha sprangata, murata, cancellata dalla mappa delle possibilità. E per comprendere quanto questa scelta pesi, dobbiamo entrare nel cuore silenzioso di Demet. Fonti vicinissime raccontano che il suo sfogo non è nato dal capriccio di un'ora storta, ma da un lungo isolamento interiore, da una riflessione che ha attraversato stagioni di silenzio. La frase che ripete come un mormorio a se stessa, non permetterò che la ferita si riapra nello stesso punto, dice tutto. Le cicatrici non sono svanite, si sono fatte corazza. I dettagli trapelati dal dietro le quinte fanno rabbrividire per lucidità. Un'amica confidente riporta il pensiero di Demet sul tradimento, un concetto che, per lei, non coincide affatto solo con la parola più grossa. Non si tradisce soltanto tradendo il corpo. A volte si tradisce arrancando a metà, restando zitti quando serve una voce, scegliendo se stessi proprio quando l'altro ti chiede presenza. Ecco perché certi tentativi di riconciliazione non hanno trovato terreno. Per Demet, il danno non è un inciampo da curare con fiori e frasi belle. È una crepa nella fedeltà che lei pretende e offre. La sua fermezza risponde a una somma di disillusioni. Il messaggio è cristallino. Non è più la Sanem che perdona ogni cosa, ma una donna che si protegge, senza chiedere scusa alla nostalgia. Facciamo una pausa necessaria, famiglia di Stelle Turche Rivelate. Le parole di Demet risuonano e toccano corde condivise. Siete d'accordo con lei? Esistono forme di tradimento emotivo che non ammettono appello, oppure l'amore vero merita sempre un'altra possibilità? Il confine del perdono è una questione che graffia l'anima. Scriveteci cosa pensate, raccontateci le vostre esperienze nei commenti. E se apprezzate la profondità con cui affrontiamo questi temi, lasciate un like e considerate l'idea di sostenere il canale cliccando su Join. Siete voi a rendere possibile tutto questo. Sull'altra riva di questo fiume amaro c'è Can Yaman. Chi gli sta accanto descrive un misto di smarrimento e silenzio ferito. Forse confidava che la storia condivisa, il magnetismo di un tempo, concedessero almeno uno spiraglio, un varco per una conversazione, anche piccola. Invece, si è trovato davanti a un muro liscio, altissimo.
Khan avrebbe incassato con compostezza, dicono, nessun post allusivo, nessuna caccia allo scontro, nessun tentativo di rimettere la questione nelle mani del pubblico. Il suo silenzio è interpretato da alcuni come accettazione adulta della propria parte di responsabilità, da altri come quel mare quieto prima della tempesta che ognuno è costretto a navigare da solo. Non c'è traccia di orgoglio cieco, semplicemente la speranza sembra essersi spenta. La nitidezza di Dimet è stata così definitiva che insistere ora suonerebbe come una mancanza di rispetto, per lei e per se stesso. L'onda di questa chiusura ha investito anche la loro cerchia di amici. Chi ha visto nascere la loro alchimia tra un Chuck e l'altro ricorda la vertigine dei primi tempi, e adesso si ritrova nel mezzo. Da una parte capisce la necessità di Dimet di custodire il proprio cuore e la propria integrità, dall'altra vede il rimpianto tardivo negli occhi di Khan. Pare che ci siano stati tentativi di mediazione discreti, parole scelte con cura per addolcire la posizione di lei. Ma hanno trovato una determinazione che non lascia spazio ai compromessi. Non voglio riscrivere un capitolo che appartiene a ieri. Sui social, il pubblico si spacca. Una parte applaude Dimet come simbolo di forza, celebra la sua scelta di non piegarsi al ricatto romantico del tornare indietro. Commenti come Dimet merita rispetto, donna di principi. Così si chiude un ciclo, scivolano veloci nelle timeline. Eppure i nostalgici resistono a lasciare andare il sogno. Vecchie clip di Erkenchikos tornano in superficie, le scene iconiche rimbalzano da profilo a profilo, ma le dichiarazioni dell'attrice calano come secchiate d'acqua gelida su quelle braci. Il messaggio è inequivocabile. Dimet non insegue più un amore a ogni costo. Cerca equilibrio, rispetto, fiducia in se stessa. Famiglia di stelle turche rivelate, la situazione è complessa. Pensate che Khan debba continuare a combattere o che faccia bene a farsi da parte? È possibile restare amici dopo un addio così amaro? Diteci la vostra. E ricordate, se volete contenuti esclusivi e far parte del nostro nucleo di appassionati, il pulsante Join è la chiave. Unitevi a Stelle Turche Rivelate. Siamo davvero di fronte alla fine di un'epoca. Dimet ha deciso di camminare sola, a testa alta e cuore protetto, scegliendo la luce della sua verità invece delle ombre di un passato che, pur bellissimo, non ha più cittadinanza nel presente. Il suo messaggio non trema, non tentenna, non si torna indietro. E mentre Khan prova a rimettere il baricentro sulla carriera, è difficile pensare che il bruciore di quel no così solenne lo abbandoni in fretta. La domanda allora resta sospesa: è davvero un addio definitivo? Nel mondo delle celebrità, lo sappiamo, non si può giurare mai. Eppure oggi la serratura sembra blindata. Da Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire questi due talenti con discrezione, sperando che trovino pace, che sia sulla stessa strada o, come pare, su sentieri diversi. Grazie per aver condiviso con noi questa cronaca di un addio annunciato. Se questo racconto vi ha toccato, lasciate un like, condividetelo con chi ha amato quella storia, e iscrivetevi per non perdere i nostri prossimi approfondimenti. E, ancora, valutate l'idea di entrare nella nostra comunità cliccando su Join per sostenere un giornalismo di intrattenimento curato e sincero. Ci vediamo nel prossimo esclusivo, qui, su Stelle Turche Rivelate.